Oggi è l'8 maggio 2023, giornata mondiale dello Shure SM58 e ho pensato di fare un video un po' diverso dal solito. Assicurati di guardarlo fino alla fine però perché, come diceva una famosa pubblicità, altrimenti godi solo a metà. Oggi siamo qui con un microfono, appunto lo Shure SM58, che è diventato leggenda. Pensa che dal 1960, anno di produzione, è diventato uno dei microfoni più utilizzati nei concerti dal vivo in tutto il pianeta e nella maggior parte degli studi di registrazione su tutto il pianeta. Quindi è un microfono che non ha bisogno di presentazioni, un microfono che ho già recensito diverse volte sul mio canale, ma oggi ci tenevo a fare qualcosa di diverso. Ok, allora... nella maggior parte dei video che tu hai visto, compresi quelli sul mio canale, molto spesso c'era la classica recensione del microfono, quindi ti si diceva che il microfono deve essere fuori asse, quindi non davanti, perché se lo tieni davanti le plosive, diciamo, influenzano in negativo l'audio che vai a registrare, quindi deve essere di lato, messo appunto fuori asse, deve essere circa 45 gradi fuori dalla tua bocca, deve puntare comunque alla tua bocca. Ok, quindi diciamo più o meno una mano. Spesso ti hanno fatto dei test facendoti vedere che, siccome questo microfono è un microfono cardioide e quindi prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro, spesso hanno fatto dei test per farti sentire come cambia l'audio in base alla posizione del microfono. Ok? Quindi in questo momento io sto parlando e sto girando il microfono in tutte le posizioni fino a farlo tornare nella posizione originale. Ok, in questo momento ci siamo quasi, è tornata nella posizione originale. Aspetta che lo giro, sennò il cavo, non avevo considerato questo, ma il cavo si attorciglia. In ultimo voglio raccontarti che molto spesso questo microfono viene utilizzato con delle spugne. Io ne ho qui adesso una che non è quella originale sua, è un po' più grande, non so neanche da dove l'ho trovata questa, vabbè, stava da qualche parte, c'ho miliardi di spugne, quindi ne ho presa una. Però voglio farti sentire anche il suono diverso tra il microfono senza spugna, perché spesso si tende a utilizzare queste perché si vogliono, diciamo, minimizzare i rischi di una non corretta posizione del microfono e quindi con questo si tende a bloccare le P e le B, ok, rendendole meno noiose, meno prominenti. Ora il problema qual è? È che questa spugna, comunque le spugne in generale, vanno inevitabilmente a modificare un pochino il suono. Adesso metto la spugna e tu potrai sentire la differenza. In questo momento ho aggiunto la spugna sul microfono. Senti una differenza sicuramente, è diventato ancora un po' più scuro. L'SM58 è già un microfono scuro, ma in questo momento è diventato un pelino più scuro. C'è bisogno di mettere questa spugna? Non lo so, se a te piace il suono così, oppure hai paura di non collocare correttamente il microfono, metti pure la spugna. Però, dal mio punto di vista, questo microfono dà il meglio di sé quando non c'è la spugna, ok? Benissimo, questo è quello che ti hanno raccontato tutti, hai già visto miliardi di video dove ti dicevano questo. In questa seconda parte del video, che sarà molto breve, ma guardala tutta perché c'è una sorpresa alla fine, voglio testare questo microfono come nessuno mai ha avuto il coraggio di fare. Questa è la mia voce che entra nello Shure SM58, ma cosa accade se io metto un cappello di lana? Questa è la mia voce che entra dentro lo Shure SM58 e sto indossando un cappello di lana. Questa è la mia voce che entra dentro lo Shure SM58 e sono senza felpa e con una t-shirt nera. Questa è la mia voce che entra dentro lo Shure SM58 mentre indosso il cappuccio della felpa. Questa è la mia voce che entra dentro lo Shure SM58 mentre indosso una felpa gialla. Questa è la mia voce nello Shure SM58 se muovo il microfono molto velocemente. Questa è la mia voce che entra dentro lo Shure SM58 se ho il naso tappato. Pronto? Ehi, ciao, come stai? Sì, questa è la mia voce che entra nello Shure SM58 mentre parlo al telefono, esatto. Questa è la mia voce che entra nello Shure SM58 mentre leggo un libro. E che libro? Questa è la mia voce che entra nello Shure SM58 mentre penso a cose belle. Questa è la mia voce che entra nello Shure SM58 mentre penso a cose brutte. Questa è la mia voce se parlo dentro uno Shure SM58 mettendo un pannello fonoassorbente tra me e il microfono.
Questa è la voce che entra dentro lo Shure SM58 se ho la mano davanti alla mia bocca. Questa è la mia voce mentre parlo attraverso uno Shure SM58 dal mio smartphone. Questa è la mia voce nello Shure SM58 mentre mangio una buonissima caramella. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero che tu abbia apprezzato la voglia di farti sorridere, sperando di non essere risultato un po' troppo idiota. Ricorda però che un SM58 è per sempre.